Ciao ragazzi, grazie per esservi iscritti alla newsletter di 3Power Sport. Sono Marco Padovani e oggi assieme andremo a vedere un allenamento per atleti di endurance e runner con attrezzatura minimale. Per attrezzatura minimale intendiamo utilizzare il minor numero di attrezzi possibili. Nel caso di oggi vedremo 5 esercizi utilizzando solamente un attrezzo. Per l'esecuzione oggi utilizzeremo un kettlebell, se vi allenate in palestra va benissimo un manubrio per sostituirlo. Come sempre partiamo da una mobilità generale che ci dia modo di prepararci all'allenamento che andremo ad affrontare. Svolgeremo 2 esercizi, entrambi per 10 ripetizioni per ciascun lato. Per il primo esercizio partiamo da una condizione di quadrupedia, andiamo a stendere all'indietro le gambe fino a ritrovarci in una posizione di plank. Da qui una gamba andrà portata vicino a una delle mie 2 mani e proprio la mano che sta vicino al piede che ho portato davanti si andrà a straccare, a infilare nel lato opposto per poi iniziare a guidare un'apertura del tronco verso l'alto. Da qui ripeto il procedimento, come detto prima, 10 volte per lato. Come secondo movimento invece utilizzeremo l'attrezzo che sarà poi utilizzato durante l'allenamento. Nel nostro caso utilizziamo il kettlebell. Andiamo a abbassarci in una cosciata profonda dove i gomiti vanno a contatto con l'interno delle ginocchia mentre io sto tenendo l'attrezzo davanti al mio torace. Una volta che siamo arrivati in fondo vado a spingere con entrambi i gomiti verso le ginocchia in maniera da allargare la posizione proprio delle mie ginocchia. Una volta finito di spingere vado a richiudere, salgo di nuovo su in piedi e faccio un giro da sinistra a destra del kettlebell intorno alla mia testa e da destra verso sinistra, per poi tornare in centro, scendere di nuovo giù a terra, spingere coi gomiti, tornare su e ripetere il procedimento tutto per 10 volte. Il primo movimento che andiamo a eseguire in questo allenamento si chiama kettlebell swing. È un esercizio importantissimo per lo sviluppo e l'allenamento della catena cinetica posteriore, ovvero tutto quel gruppo di muscoli che interessano la parte posteriore del nostro corpo, importantissimi per quello che riguarda la prevenzione degli infortuni e lo sviluppo di potenza, specialmente in atleti che corrono tanti chilometri e in generale a chi fa sport di endurance. Per il kettlebell swing ci andremo a posizionare con i piedi esattamente al fianco del kettlebell. Da questa posizione faremo un passo all'indietro e andremo ad abbassarci col corpo cercando di portare più possibile l'anca all'indietro senza piegare eccessivamente le ginocchia. Una volta che la mia anca è stata portata indietro, sento tensione sulla parte posteriore della mia coscia, potrò andare ad afferrare il kettlebell, inclinarlo e portarlo indietro per poi spingerlo con l'anca e continuare questo movimento di pendolo. Mi raccomando, l'importante in uno swing è cercare di guidare il movimento il più possibile dalla spinta dell'anca, senza fare in modo che siano invece le braccia a dover sollevare il carico. Il secondo esercizio che vediamo assieme si chiama stacco staggered con kettlebell, dove per staggered si intende la posizione dei nostri piedi con uno avanti mentre l'altro è posizionato all'indietro. Quanto all'indietro sarà abbastanza semplice da trovare, vogliamo che la punta del piede della gamba posteriore sia in corrispondenza con il tallone di quella anteriore. Vogliamo inoltre che il tallone della gamba posteriore sia sollevato da terra e sempre in spinta in maniera tale da portare più peso possibile alla gamba anteriore. Una volta assunta questa posizione andiamo a cercare di prendere il kettlebell con la mano dal lato della gamba all'indietro. Come prima cerchiamo di portare più indietro possibile l'anca senza piegare eccessivamente il ginocchio. Ricordiamo che la gamba posteriore rimane sollevata col tallone mentre quella anteriore è totalmente in appoggio. Una volta che ho raggiunto il kettlebell sarà la gamba anteriore a guidare il movimento di spinta verso l'alto per poi portare su in piedi il carico. Ricordatevi che alla fine del movimento volete che la gamba anteriore sia tesa, mentre quella posteriore rimanga comunque in appoggio solo sull'avampiede. Andiamo poi a riportare giù il kettlebell, toccare appena il pavimento e ritornare su, eseguendo le nostre ripetizioni consecutive. Il terzo esercizio che vediamo è il plank row. Per questo andremo ad assumere una posizione di plank, ovvero braccia tese
gambe tese all'indietro e corpo dritto dai miei piedi fino alle mie spalle. Una volta che siamo riusciti ad assumere la posizione di plank, andremo a sostituire l'appoggio di tutte e due le braccia con un solo appoggio, mentre l'altra mano terrà in mano la maniglia del kettlebell. Da qui ritorno nella mia posizione di plank e vado ad eseguire le ripetizioni tirando il kettlebell verso di me. Potete quasi immaginare di portare il kettlebell verso la tasca dei vostri pantaloni, il tutto mantenendo la stabilità dell'addome e del core. Come quarto esercizio andremo a eseguire uno split squat. Questa volta partiremo da in ginocchio formando due angoli di 90 gradi con una gamba posta davanti a noi e una gamba col ginocchio appoggiato a terra. Andremo a prendere il nostro kettlebell con due mani e lo porteremo all'altezza del torace. Da qui vogliamo porre il maggior peso possibile sulla gamba anteriore per andare a stenderla verso l'alto, tornare giù a terra, toccare col ginocchio della gamba posteriore e ritornare su. Mi raccomando, la gamba posteriore rimane interamente sollevata per quanto riguarda il tallone, mentre poggia solo con l'avampiede. Dalla stessa posizione dello split squat andremo a eseguire il quinto e ultimo esercizio, ovvero un half kneeling press. Per half kneeling definiamo questa posizione con il ginocchio della gamba davanti sollevato, mentre quello della gamba posteriore a terra. Andremo a prendere il kettlebell dal lato della gamba posteriore e lo porteremo in questa posizione, detta rack position. Vogliamo che il polso sia teso e le nocche della mano che impugnano il kettlebell siano rivolte verso il soffitto. Da qui il braccio libero andrà a tensionarsi per stabilizzare il nostro core e la nostra sezione centrale e noi andremo a spingere il kettlebell sopra la testa per poi riportarlo al nostro busto e andare a eseguire le nostre ripetizioni. Andiamo ora a capire per quante ripetizioni svolgeremo i nostri esercizi. Per quanto riguarda lo swing andremo a fare un 10 EMOM 10, ovvero andremo a eseguire 10 ripetizioni ogni minuto per 10 minuti. Per quanto riguarda gli altri esercizi andremo a svolgere dei superset, ovvero andremo ad accoppiarli insieme per eseguire delle ripetizioni e delle serie. Prendiamo ad esempio lo staggered deadlift e il plank row. Andremo a eseguire di questa coppia di esercizi 10 ripetizioni per lato per esercizio, dopodiché andremo a effettuare un recupero di 1 minuto e ripeteremo il procedimento per 4 serie. La stessa cosa andrà effettuata per lo split squat e l'half kneeling press. Questa volta però invece che eseguire 10 ripetizioni andremo a farlo per 8 ripetizioni per lato. Una volta eseguite le mie 8 ripetizioni per lato per esercizio andrò a recuperare e ripeterò il procedimento per 4 serie dopo 1 minuto di recupero. Spero che questo allenamento vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio ancora per esservi iscritti alla newsletter di 3Power Sport. Ricordatevi che allenarvi è importante, recuperare però lo è altrettanto. In questo 3Power Sport vi viene incontro con l'utilizzo della crema e l'assunzione dell'integrazione quotidiana.